Venezia e i giochi dei bambini. La mia infanzia. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò un po' della mia infanzia e di come giocava ormai 40 anni fa un bambino a Venezia. Partiamo subito da Calle Favretti, il posto in cui sono nato. Ve ne ho già parlato, che è una calle parallela alla ferrovia. Qui un gruppo di bambini, circa una decina, potevano giocare a quello che volevano, protetti da un cancello. Ci costruivamo case in legno, giocavamo a calcio, pallacanestro, avevamo ben 2 canestri e all'occasione mettevamo una rete e giocavamo anche a tennis. Uno dei giochi della calle era passare il tempo d'estate sulla finestra con un secchio d'acqua per bagnare l'amico che passava. Io che abitavo alla fine mi prendevo tutte le secchiate. Anni dopo mi trasferii al primo portone con grandi vantaggi. Ogni casa poi aveva delle cantine, da cui potevamo giocare a ping pong, plastici trenini, subbuteo e all'occasione venivano adibite a carbone, luoghi in cui si poteva socializzare con le ragazze. Alla fine della calle c'era uno squaro che vi ho già mostrato, da cui quando ero molto piccolo potevo partire col mio canotto ad un posto per farmi dei giretti nel Rio. Un altro gioco particolare era andare insieme in un campo lì vicino per raccogliere i vermi per poi andare a pescare. Compravamo un pezzo di sughero detto togna dove si attorcigliava un filo con l'amo, mettevamo i vermi e si andava a pesca di go, che però una volta pescati ributtavamo in acqua just for fun. Questo era il luogo da cui pescavamo. Da questa calle inoltre partivamo nell'ultima settimana di carnevale con vestiti improvvisati, da pirata, crociata, Robin Hood, per andare tutti insieme mascherati a San Marco. Vi lascio di seguito alcune testimonianze dell'evento passato. Sempre da Calle Favretti partivo con un lenzuolo con i miei fumetti per fare la bancarella e fare i primi soldini sotto la chiesa degli Scalzi, da dove passavano tutti i turisti. Andavamo, come dicevo, anche in bicicletta e spesso uscivamo a fare dei giri nel vicino piazzale della stazione, in cui avevamo degli altri amici. Mi ricordo in particolare una volta che ho lasciato la bici parcheggiata in un angolo. Dopo essere tornato non l'ho più trovata, me l'avevano rubata. Sono tornato a casa piangendo e ho dovuto aspettare parecchio prima di averne una nuova. Abbiamo anche di questo fattaccio un contributo. Vi ho già citato come alle elementari ero alla scuola di Edo, da cui, quando uscivo, tornavo a casa e arrivavo sempre tardi perché mi fermavo nei vari campi di Venezia a giocare a pallone con i compagni. Un'altra curiosità particolare è che ero alla scuola Cabotto alle medie e avevo sempre il terrore di venir bocciato perché se succedeva si finiva direttamente in canale, buttato dai colleghi. Altro gioco istruttivo del doposcuola era andare per caramelle e cioccolatini, cioè caramelle e cioccolatini, cioè passavamo per le cali secondarie e più strette e correndo suonavamo tutti i campanelli e scappavamo via per ridere della gente che rispondeva a vuoto dalla finestra, veramente perfido. Penso con nostalgia a quei tempi perché adesso purtroppo molte cose sono vietate e i vigili fanno la multa sia per giocare a pallone sia per andare in bici.
Calcolando anche che Venezia si è spopolata, non sarà più come un tempo e non vedremo più i bambini che giocano fuori. Malgrado ciò, ci consoliamo guardando alcune immagini dei campanelli e le porte che dopo 40 anni non sono cambiate poi così tanto. Noi ci sentiamo, se Dio vuole, nel prossimo video. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!